Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video. Scopriamo assieme le creazioni in resina. Come vedete ho usato stampe di diverse dimensioni perché mi servivano per fare effetti diversi che adesso vi dirò. Ho usato una resina che appunto, siccome io mi segno sempre la data di scadenza, era scaduta da circa 15 giorni e quindi ho voluto provarla lo stesso per vedere come appunto avrebbe reagito. Allora, da quello che ho visto, la resina risultava liquida, leggermente più giallina, ma non tantissimo. Poi comunque sembrava che scaldandosi questo effetto andasse via e tornasse trasparente. E inoltre ho notato che mentre si asciugava ci metteva un po' di più appunto per catalizzare e risultava durante la colatura più densa e non liquida come è di solito. Bene, adesso scopriamo le creazioni e man mano vi dirò come le ho realizzate. Allora, prima di tutto questa è una creazione che ho fatto praticamente con resina e alcol, colore alcol e alcuni glitter. Adesso ve la mostrerò. Ecco qui. Mi soddisfa, mi piace molto come è venuta. A voi piace? Poi questo l'ho fatto sempre con colori a alcol mischiati nella resina e con glitter e vedrete dei glitter anche a forma di fiocco di neve, se non mi ricordo male. Allora scopriamolo. Molto carino, mi piace molto come è venuto, eccolo qua. Più che fiocchi di neve sono petali di ciliegio, anzi fiori di ciliegio, o almeno mi sembra che siano così questi. Mi piace come è venuto. Vediamo qua delle mini bollicine, non so se a causa della resina o dello stampo. Sì, sono delle mini bollicine, peccato. Comunque basterà sistemarlo un attimo con una collata di resina sopra ed è perfetto. Poi vediamo questi. Allora, questo è sempre colori ad alcol con resina e con glitter di varie forme. Molto semplice, comunque anche questo è venuto abbastanza bene, mi piace davvero molto. Volevo proprio questo effetto qui e mi è risultato bene. Vediamo, non vedo bollicine, no, mi sembra proprio di no, a parte qua una magari, ma comunque è risultato meglio rispetto all'altro. E infine vediamo questo che è sempre colori a alcol assieme alla resina. Molto bello, guardate che effetto. Ho usato anche flakes appunto di diverse misure. L'effetto mi piace molto, ne ho aggiunti anche dietro poi con una seconda colata e mi sembra che sia venuto abbastanza bene. Anche qua ci sono delle mini bollicine, io penso a questo punto che sia dovuto appunto alla resina proprio, visto che probabilmente ha perso gran parte delle sue proprietà, visto che appunto era passato un anno dalla sua apertura. Vediamo gli altri, togliamo questo. Allora, questo stampo che è un pentacolo, vediamo come è venuta la creazione. Lo togliamo piano, così non si rompe. Ecco. Bello, molto carino. Qui c'è
una mini bolla anche qui. Questo l'ho fatto usando un colorante non a alcol ma a pigmenti praticamente liquidi, e ho aggiunto dei flakes iridescenti olografici. L'effetto mi piace molto, peccato appunto per le bollicine. E vediamo questi ultimi, che sono degli anelli. Li ho fatti semplicemente con resina e con pigmenti semplici liquidi, quindi non a alcol. Un po' duro questo stampo. Vediamo. Sì, non è semplicissimo estrarli. La forma mi piace molto, non l'avevo mai provato questo stampo. La forma è molto tondeggiante, quindi non sfaccettata, e niente, mi soddisfa, non mi sembra che abbia fatto bolle di nessun tipo. Il colore è bello pieno, poi lo rifinirò appunto con la carta vetrata. Bene, vediamo il secondo, questo qua, tiriamolo fuori piano, aiuto. Anche questo mi sembra che sia venuto abbastanza bene, non vedo bolle e sono quindi soddisfatta. Bene, e l'ultimo è questo qua. Bene, anche questo è venuto molto bene, sono soddisfatta, colore pieno, vedete. A ogni modo, visto appunto anche le creazioni precedenti, non penso che utilizzerò ancora questa resina appunto che è scaduta, perché penso che appunto tutte queste bolle, queste bollicine che hanno un po' rovinato la creazione, siano dovute proprio alla resina più densa, e avrà perso appunto un po' delle sue capacità, anche se appunto sono passati soltanto 15 giorni dalla scadenza. Quindi questi, come vi dicevo, sono fatti con resina e pigmenti liquidi perlati, quindi questo e anche questo, che mi sono sbagliata di dirvi, quindi appunto non erano colori alcol. Giriamolo. E mentre questo qua era l'unico con i colori alcol, ed è venuto così. Non ne avevo messi tantissimi, e qua avevo messo dei pigmenti, che quindi ha fatto questo effetto qua. Le prossime volte quindi userò la resina che non è ancora scaduta, così almeno non avrò inconvenienti. Bene, spero questo video vi sia piaciuto. Come sempre mettete mi piace se il video vi è piaciuto, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se volete che faccia altre prove, iscrivetevi al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!